Cari amanti della birra, parliamo oggi dell'ABC per chi vuole appassionarsi o è già appassionato al mondo brassicolo. Mi sto riferendo a ciò che distingue una birra dall'altra, ovvero i vari stili birrari. Non spaventatevi se vi dico che ne esistono a centinaia, nel video non vi descriverò ognuno di essi, anche perché mi occorrerebbe un mese di ferie per farlo, ma vi insegnerò semplicemente a distinguerli in modo pratico, facile e veloce. In cambio vi chiedo solamente di lasciare un like, iscrivervi al canale e magari condividere i miei contenuti. Nulla di che, insomma. Adesso cominciamo, sigla! Sicuramente in qualche pub o qualche sito in cui si parla di birra avrete notato questa immagine. Bene, diciamo che questo è l'albero genealogico della birra, ovvero in questa sono riportati tutti gli stili attualmente esistenti con le varie sottocategorie, ma sappiate che questa è in continua crescita, proprio perché la birra, come saprete, si può produrre con tantissime tipologie di spezie e cereali, perciò ogni tanto viene definito un nuovo stile. E solitamente questi hanno un forte legame con il territorio in cui vengono prodotti. Vi riporto il caso dell'Italian Grape Ale, ovvero il primo stile birrario ufficialmente nato in Italia, il quale non poteva altro che essere con birre prodotte con mosto d'uva. La prima cosa da sapere su questa leggenda birraria è che si divide in due macro categorie, le ale e le lager, dalle quali poi si diramano tutti i vari stili. Le birre ale si definiscono ad alta fermentazione, proprio perché il lievito all'interno lavora a temperature più alte, intorno ai 20 gradi centigradi, ed agisce nella parte superiore del mosto di birra. Le birre lager invece hanno una bassa fermentazione, ovvero il lievito lavora a una temperatura più rigida dai 7 ai 13 gradi centigradi ed agisce nella parte bassa del mosto. Proprio per questo motivo le lager tenderanno sempre ad essere più limpide rispetto alle ale. Un'eccezione a queste due categorie è fatta dalle birre a fermentazione spontanea, chiamate lembic e storicamente prodotte in Belgio. Queste sono fermentate naturalmente dai lieviti selvaggi presenti nell'aria e sono caratterizzate da una notevole acidità. Fatta questa distinzione non resta altro che definire i principali stili birrari, dai quali poi nascono le possibili varianti. Per farvi un esempio tra le ales, in Germania troviamo le German Ales, le quali a loro volta contengono le Weissbier, che ulteriormente si possono distinguere in Hefeweizen, note come birre di frumento non filtrate, e le Dunkelweizen, caratterizzate da un colore ambrato dovuto all'impiego di malti scuri. Magari approfondiremo in altri video ogni singolo stile in modo più dettagliato, ma adesso vi dico quali sono i principali. Tra le ales, oltre a quelle tedesche, troviamo anche le Pale Ale, tipiche birre inglesi con una moltitudine di sottocategorie, come le IPA, le American Pale Ale, le Strong Ale e le Bitter, tutte caratterizzate da una notevole quantità di luppolo all'interno delle proprie ricette. Le Stout e le Porter, famose per il loro colore nero ed il caratteristico aroma torrefatto dato dal malto scuro. Poi troviamo le Belgian Ales, come le Wheat Beer, le Saison e le Belgian Pale Ale, tutte caratterizzate da un notevole aroma speziato e molto profumato. Adesso troviamo le Brown Ale, che come dice il nome sono caratterizzate dal tipico colore marrone che le donano alcuni malti più scuri. Incontriamo ora le Mild Ale, birre leggere e maltate caratterizzate da un lieve sentore fruttato. Ed infine giungiamo alle Irish Ale, conosciute per il loro tipico colore rosso e la bassa gradazione alcolica. Passando alle lager adesso, troviamo per prime le German Lager, famose per la loro limpidezza e la facilità di beva. Un altro stile fra queste è rappresentato dall'European Lager, dove la chiarezza e il sapore del malto chiaro Pilsner è dominante. Un altro fra questi stili è occupato dalle American Lager, birre molto leggere e caratterizzate da un lieve sentore ed amaro dato dal luppolo. E per concludere troviamo le Pilsner, rinominate per il generoso utilizzo di luppolo impiegato per produrle. Esistono invece alcuni stili che uniscono questi due mondi delle ale e delle lager, questi sono definiti ibridi. Infatti possono essere prodotti sia con lieviti ad alta fermentazione che da bassa fermentazione, a seconda della scelta del birraio. Le prime a rappresentare questa categoria sono le Baltic Porter, le quali in principio venivano prodotte ad alta fermentazione, ma ai giorni d'oggi quasi esclusivamente a bassa fermentazione. Poi troviamo le Cream Ale, birre chiare e leggere, a volte prodotte con una percentuale di mais. Le terze a rappresentare questo stile sono le Alt e le Kolsch, birre tedesche solitamente fermentate ad alta fermentazione, ma a temperature più rigide, da bassa fermentazione, proprio per mettere in risalto le materie prime impiegate per produrle. In quanto il lievito a temperature più fredde tende a restare più neutro senza tirar fuori la sua parte aromatica. E per concludere troviamo le California Common, con notevoli sentori fruttati e con una maltosità e sentori di caramello e tostato molto decisi, senza dimenticare una notevole rusticità data dai luppoli americani. Bene amici, siamo giunti al termine di questo video. Mi auguro di aver fatto una buona introduzione a questo mondo brassicolo per chi ancora non ne era a conoscenza.
E per chi lo conosceva già mi auguro di avergli fornito un buon ripasso. E io, come sempre, vi aspetto qui ai prossimi video.